Sia lodato Gesù Cristo. Qualche volta, miei cari figlioli, soprattutto nel periodo estivo, risulta a me personalmente un po' sgradevole, per via della mia conformazione fisica, mettermi la berretta durante l'omelia, ma mai come oggi non vedevo l'ora di indossarla, perché qui sembra altro che ghiaccio della Groenlandia qui dentro, almeno qui all'altare. Siamo al Polo Nord. Ecco, allora dovrei subito dirvi che rimango stupito dalla vostra risposta. Devo dirvi che non mi aspettavo questo. Io, come sapete, ero al nord, dovevo rimanerci ancora un po' di più e invece mi sono subito fiondato, come si dice, non precipitato, fiondato al sud, e ho scelto queste due tappe, almeno per il momento, Bari, ieri in Puglia e oggi qui a Napoli, perché pensavo che sarebbe venuta poca gente. Mi avevano detto che al centro-sud questa benedetta faccenda del grande prelato, del successore di Benedetto XVI, del Papa, eccetera, ha portato via parecchia gente. Non era vero niente, sono i corvi che abbiamo dentro. E infatti una persona oggi, quando sono arrivato, mi ha salutato e ha detto: padre, basta questa, basta sofferenza ora. No, sofferenza, io dico a voi, la sofferenza del piccolo resto, figlioli cari, è un dono prezioso di, vorrei dirvi, unzione divina, che il cammino è giusto. Dovreste preoccuparvi se avessimo successo, se tutti ci applaudissero, se andassimo avanti senza difficoltà. Allora lì dovreste vedere la matrice mondana e luciferina, come quella della falsa chiesa, che ha le chiese vuote, è spenta, è eretica, è apostata, adora Pachamama. Però, come vedete, il mondo intero si inchina al potere di questa falsa chiesa. Invece noi perseguitati, noi sempre messi alla berlina, noi condannati. Ecco, quindi questo, da questo punto di vista, non deve preoccupare. Anzi, io vi annuncio che chissà quanti altri tradimenti, quali altre manovre, quali altre trame clamorose potrete assistere prossimamente. Non scoraggiatevi, anzi, gioite ed esultate, dice Gesù, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Del resto, mi sono rassegnato io, potrete rassegnarvi anche voi. Cioè, io ormai ho capito che una ne finisce e un'altra ne comincia. E non c'è niente da fare. È incredibile poi, perché le prove, come vedete, diventano sempre più notevoli, no? E però il piccolo resto è lì. Lo vogliono distruggere e non ci riescono. Gufano, corvacchiano per dire: siete diminuiti, siete di meno. E intanto però io dovunque vado, domenica scorsa, se non ricordo male, ero a Bergamo all'Auditorium Saggista, una cosa clamorosa, anche perché ho visto che la messa la domenica, messa al mattino, come nelle parrocchie. Io mi ricordo quando ero parroco, mettevo la messa anche il pomeriggio a Natale e a Pasqua, non veniva nessuno, solo i sopravvissuti ai panettoni, ai cannelloni, alle lasagne, perché la gente giustamente trova che la mattina sia meglio, e questa opzione funziona. E dovunque siamo stati, anche ieri a Bari, no? Perché in Puglia il povero Don Enrico ha trovato anche lui difficoltà con alcuni che se ne sono andati dietro alla propaganda dei nemici, e così. Invece ieri è stato un momento di grazia, come penso avrete visto, perché le immagini noi le mandiamo in onda, non facciamo come altri negli ermicolli o sotto i colli che si nascondono e fanno le cose. Noi siamo alla luce del sole, gridiamo sui tetti la verità. E allora ringrazio la Madonna, la corredentrice, dico sottovoce, non vorrei che Fernandez mi scomunicasse. Forse già lo sono, forse sì. Allora, ringraziamo la Madonna. La Madonna, a me, guardate, ho pensato ai napoletani, quando ho ascoltato la prima volta Fernandez che faceva quella roba lì della sua kermesse eretica. Quest'uomo ha prodotto il peggio di ciò che si potrebbe immaginare, persino peggio di Bergoglio, per cui è a capo della congregazione per la fede. Cioè, già solo da questo, qui dovremmo essere milioni. Capo della fede, Fernandez, che ha fatto 4 documenti, il più clamoroso, il più bizzarro, perché Caterina Emmerich lo diceva, la chiesa falsa, il più bizzarro è stato senza dubbio quello su Medjugorje.
Intanto vi dico i 4 documenti che da quando è prefetto lì seduto sulla poltrona che è stata di Ratzinger ha prodotto, e poi vi dico perché il peggiore è quello di Medjugorje. Cominciamo con l'ultimo, no? Mater Populi Fidelis, no? È il documento, la nota dottrinale di martedì scorso, in cui si vieta di chiamare Maria col titolo di corredentrice e mediatrice di tutte le grazie. Ne abbiamo parlato abbondantemente in questi giorni, vi ho mostrato come Dio me ne dà grazia, l'assurdità, l'infondatezza e direi soprattutto l'impraticabilità di questa percorrenza. Poi a ritroso c'è il documento su Maria Valtorta, che milioni di persone, come spero anche voi, perché io come vostra guida vi do il nihil obstat, leggete, anzi vi non solo non vi impedisco di leggerla l'opera della Valtorta, ve la raccomando. E invece è quello lì la condanna. Terza, la più infame tra le 4 produzioni di Fernandez è Fiducia Supplicans. Ma che valore ha quest'uomo agli occhi dei veri cattolici? Com'è misterioso che un uomo che ha prodotto un documento che prevede la benedizione delle coppie gay, nulla di personale e di comunitario nei confronti dei nostri fratelli omosessuali che vengono agli incontri, non si mettono l'etichetta arcobaleno, capito? Non si fanno il selfie con le unghie di Satana e neppure sono entrati qui con fuck the rose. Ce ne sono in mezzo a noi, quindi non è un problema con loro, ma la benedizione coppie gay, la Bibbia lo vieta, la parola di Dio non lo impedisce, la tradizione apostolica non lo vuole, e questo è stato il terzo. Però veramente vi assicuro, miei cari, che quello su Medjugorje è in assoluto il più clamoroso, è il più bizzarro. Caterina Emmerich 2 secoli prima ha visto la falsa chiesa che è a Roma, e qualche volta io mi domando, ma se non ci fosse stato Don Minutella, era vinta la guerra per loro. Quindi non vi stupite l'odio che hanno verso di me. Domani preparatevi a nuove campagne diffamatorie, a nuovi tentativi di depistaggio, a clamorose iniziative di calunnia, no? Di discredito verso Don Minutella. Perché se non c'era lui la guerra era vinta, siete d'accordo? Certamente il Signore può intervenire come vuole, proprio per questo ha scelto il peggiore fra tutti, che però è lì che combatte. Caterina Emmerich diceva la falsa chiesa era, vi ricordate, bizzarra e stravagante. Il documento, il 4, quindi abbiamo citato di questo diavolo incarnato che sta in Vaticano, diavolo incarnato, che se, come dicono gli Unacum, Prevost fosse stato veramente il Papa che cambiava pagina avrebbe dovuto dargli 2, vabbè, mi avete capito, 2 scalpellotti, e l'avrebbe dovuto mandare altrove. Invece ha firmato il documento questo sulla corredentrice. Allora chi è quell'uomo lì, Prevost? Chi è che ancora non l'ha capito? Gli Unacum non lo vogliono capire. Ieri sera a Bari parlavo di accecamento bipolare. Sono accecati i bergoglian prevostiani, ma sono accecati gli Unacum, perché Dio manda loro una potenza di inganno. Quando la manda, guardate che accade anche nella nostra vita. Quando noi, mi ricordo c'era un giovane, scusate l'espressione un po' cruda, scusate, abbiate pazienza con me, ma la storia umana è questa, che si masturbava continuamente, però si sentiva in colpa. E quindi ogni volta che cadeva nel peccato, questo è un peccato tipicamente maschile, però purtroppo coinvolge anche le donne sulla situazione, diciamo, devastante a livello morale in cui ci troviamo, cresce il numero delle donne che fanno autoerotismo, che tipicamente è stato sempre piuttosto tipicamente maschile, adesso praticamente se la giocano. Io 2 giorni, 3 giorni fa mi trovavo, mi pare, a Bologna, 4 giorni fa, se non mi ricordo quando, e uscivo la mattina presto, come sapete faccio 2 passi per stare in forma, e c'erano le ragazzine che dovevano entrare a scuola, le teenagers, le adolescenti. Quello che gli è uscito dalla bocca, queste qui, le parolacce, le bestemmie, gli apprezzamenti sui maschi, hai visto quello lì, chissà come. Sì, guardate che Satana regna nel mondo, bisogna proteggersi, col rosario in mano, continuamente in preghiera, perché dobbiamo attraversare il Mar Rosso, entrare nella terra promessa che è il cielo, non perdete l'anima. Ecco. E allora stavo dicendo che il documento in assoluto più clamoroso, il più bizzarro, il più severo è quello su Medjugorje.
Perché lì si dice qualcosa che ha un minimo di logica, ecco perché dico gli accecati, no? Vi dicevo, state attenti, dicevo anche ieri sera, lo ribadisco qui, perché vi sto raccontando di questo tipo che, ecco, mi ha già dice, hai lasciato in asso la questione del tale che si masturbava con te e poi veniva a confessare. Allora, sai, tu indulgi pazienti perché sono patologie dovute talora a certi influssi malè. Comunque, allora sì, sapete dove nasceva il problema per questo tale? Che poi si è perso completamente, che si giustificava. Come fanno gli Unacum e come fanno tutti quelli che ci saltano addosso, perché noi non ci giustifichiamo. Siete d'accordo? Noi guardiamo la situazione così com'è e ne tiriamo le conseguenze, traiamo le somme del fatto che a Roma non c'è più la Chiesa Cattolica. Chiamiamola come vogliamo, la chiamino come vogliono, non è la Chiesa fondata da Gesù Cristo. Questo è un dato di fatto. È inutile che vengano gli Unacum a dirci una volta ce l'ha la colpa il cardinale Tizio, una volta ce l'ha la colpa il cardinale Taio, una volta ce l'ha la colpa il vescovo Tiziano, non capite? La colpa ce l'hanno tutti insieme, ma quella non è la Chiesa Cattolica. E noi tiriamo le somme. Quali sono le somme? Quali sono le conclusioni? Io non posso far parte di questa Chiesa. Costi quel che costi. Certo, poi vi ringraziate Dio perché avete trovato un Don Minutella che in giro per l'Italia e per il mondo viene, non vi lascia in asso, pregate sempre per me, non vi abbandona, dovunque va, domenica scorsa a Bergamo, a Trento, a Trebaseleghe, a Bologna, a Bari, ora a Napoli, capito? Preparatevi sempre alle novità, perché io vengo per rincuorarvi, per dirvi abbiamo fatto quello che Dio voleva. Pensate se aveste dovuto affrontare da soli questa battaglia, ce l'avreste fatta ugualmente, ma era più dura. Perché il noi, mi capite? Infatti il diavolo lavora molto per quello, per cercare di dividere. E più sono vicine a me le persone, e più diventano artefici di divisione. Io mi sconvolgo, mi scandalizzo di questo. Mi scandalizzo. Dobbiamo stare uniti perché quando noi stiamo uniti siamo forti. Allora noi abbiamo preso coscienza, invece gli altri hanno, quando Dio ti manda l'energia planes, la potenza di inganno, quando tu sai che è peccato, sai che è sbagliato e ci giri attorno, come siamo abili davanti a Dio nel farlo. Una signora ieri a Bari diceva, sa padre, guardi che molti preti la pensano come lei, mi è stato detto anche qui, molti preti, perché aspettavano che Bergoglio finisse, a partire da Roma, a partire dai preti di Roma e via via tutti gli altri, aspettando di vedere come andava, si sono resi conto che c'hai ragione tu, Don Minutella, che quella è una chiesa produzione di Satana. Un prete che ama Gesù Cristo, un prete che ama il Vangelo, questi tre amori, un prete che ama le anime, non può un solo istante stare con questa compagine malefica. E perché ci stanno? È perché ci deve pensare il Signore. Guardate la potenza di inganno, come Dio gliela manda. Poi Dio non vuole che gli tocchino Don Minutella, che si sacrifica, si autosmasciulla. Appena un prete comincia a dire ai fedeli è orgoglioso, è pieno di sé, è superbo, urla, Dio ha già mandato la potenza di inganno, perché sono modi con cui autoassolversi. Quando tu ti autoassolvi, Dio ti manda la potenza di inganno. Attenzione, così è. Tu devi essere, come si dice, trasparente con te stesso. Tu devi essere coraggioso con la tua coscienza, costi quel che costi, perché ogni cedimento della tua coscienza, e qui è inutile che facciamo discorsi, ognuno di noi sa che cosa significa questo, girarci attorno, far finta di nulla, autoassolversi, giustificarsi, siete d'accordo? Mi scuso se qui dentro c'è qualcuno che non l'ha vissuto questo, ma come siamo abili! Invece il Signore vuole che noi sul fatto che c'è una falsa Chiesa governata da un falso Papa, il secondo in successione, che porta avanti il progetto di distruzione della Chiesa voluta da Gesù Cristo e la costruzione del corpo mistico dell'Anticristo, è un dato di fatto, non ci puoi girare attorno.
se no Dio ti manda là. Tu vuoi ingannare Dio e lui inganna te, no? Nel senso, inganno, ovviamente, mi capite, nel senso malefico, mondano del termine, ma nel senso che tu vuoi prendere in giro Dio. E guardate che su questo la massa dei preti, dei vescovi, fanno pena, ma non nel senso, non so, a Napoli pure si dice mi fai pena, si dice, no? Ma mi fai pena può voler dire cosa? Una forma di disprezzo, mi fai pena, ma pure si può dire provo pena, che non è disprezzo, è dolore nel vedere come ti sei ridotto, giusto? Mi fai pena oppure provo pena. Ecco, a me per i preti provo pena. Sapete perché? Io sono palermitano e negli anni '80 è stato assassinato a Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Era un cattolico praticante? No. Recitava il rosario? Che ne sappiamo? No. Andava in chiesa? No. Ebbene, quando arrivarono le prime avvisaglie che lo Stato lo abbandonava, perché la mafia ti uccide solo se lo Stato ti abbandona, un giorno si racconta che è entrato in casa, che per l'ennesima volta lui si era interessato delle retate, dei blitz della mafia, era intervenuto, aveva firmato fogli pesantissimi che lo esponevano a quello che poi è accaduto. La moglie in tarda serata lo aspettava e gli ha detto, è stato trasmesso poi questo dialogo da una delle figlie, credo sia quella lì, non mi ricordo la figlia, comunque dice che lei gli ha detto: perché fai tutto questo? Io sono stanca. Poi lei morirà con lui. A Palermo, uccisi dalla mafia. Perché fai tutto questo? Sono stanca. Perché non chiedi un trasferimento a Milano? Il generale si toglie la berretta da carabiniere, si sfibbia un po' la cravatta e gli dice: siediti. Dove sono i tuoi figli? Sono lì che dormono. Ecco, io, se tradissi la mia coscienza, non potrei più guardare negli occhi né te, né i miei figli, un laico. E i preti, penosi, che sanno la verità, gliel'andate a dire se non vi cacciano via fuori perché la loro coscienza già non ce la fa più a sopportare 13 anni di eresia? Vi ascoltano e poi dovrebbero dire: io non posso guardare i miei parrocchiani in faccia se non grido la verità, se non dico che Maria non può essere toccata, se non grido che Maria è stata proclamata anzitempo corredentrice, per esempio, no? Dai santi e dai papi, se non dico che c'è menzogna in Vaticano, se non dico che non va bene il gay pride a San Pietro, se non grido, non gridano e soccombono. Questa è la potenza dell'inganno. Attenzione, allora, noi dobbiamo soffrire, stiamo soffrendo, ci trattano come se fossimo, ma io lo dicevo per chi mi segue dalle prime volte, anche quando vengo a Napoli è un piacere vedere quelli della prima ora che resistono con me, io mi rincuoro, li voglio abbracciare, stringo loro la mano, non che non lo faccia con gli altri, però sai, quando tu trovi uno che ti seguiva dal 2016 e oggi è qui, veramente tu dici: tu sei uno che hai perseverato con me nelle prove, perché io ne ho viste, lo so, di tutti i colori, si accaniscono contro di noi. Una persona mi raccontava che c'hanno pensate che storie, una cappella di famiglia al Camposanto e il marito è morto del piccolo resto e l'ha messo lì con gli altri. La sorella gli ha detto: toglilo presto via, perché non era cattolico. Si riferiva a uno di noi del piccolo resto, perché oggi diventare cattolici significa sposare tutta la tesi eretica e apostata cominciata con Bergoglio e ora avanzata con Prevost. Allora le sofferenze, figlioli cari, sono dono di Dio, è lì il segno. Se sapessero l'establishment, il mainstream, che Dominutella e il piccolo resto non hanno ragione, seguitemi attentamente e ditemi se non è così, se siete strateghi, ci lascerebbero in pace.
una delle tante realtà che esistono la domenica, come oggi si riuniscono a Napoli gli avventisti, i metodisti, perché a Napoli ci sono, i testimoni di Geova, gli evangelici, i pentecostali e i minutelliani. Capito? Una tra una. Non sono neanche poi così tanti. Dal punto di vista delle leggi civili e statali rispettano, non creano problemi da quel punto di vista. E perché allora invece ci perseguitano? Perché si è costituito una sinagoga, quella di Satana, e noi siamo lì ad addicarlo. Siete la chiesa di Satana. C'è qualcun altro che lo dice, a parte noi preti del sodalizio e voi nel vostro piccolo? Siamo solo noi a dirlo, quindi il diavolo ci perseguita. Oggi è la festa qui, come in tutta la chiesa, della dedicazione della Basilica di San Giovanni Laterano. È la festa più importante delle basiliche, perché è la basilica più importante, anche se noi pensiamo che sia San Pietro, e non è così. Perché San Pietro, i papi, sono andati ad abitarci piuttosto tardivamente, ma prima, per circa 1 millennio e mezzo circa, i papi, dai primi a quelli, hanno abitato come prima residenza sul Colle Laterano, perché c'era il palazzo di Costantino che si è convertito, e quindi Papa San Silvestro, come oggi, ha consacrato il primo edificio di culto, perché fino a quel momento vivevano i cristiani come noi nelle catacombe e nelle sale d'hotel. Da noi ci è andato anche peggio, perché le catacombe non pagavano, erano un po' al buio, poi in estate c'era anche l'aria condizionata gratuita, invece noi dobbiamo pagare per incontrarci. Ecco, allora Papa San Silvestro, la tradizione vuole che consacrò questa chiesa, che è la più importante, quindi è la sede del Papa, e quindi è la madre chiesa è la chiesa madre di tutte le chiese del mondo. Ecco perché oggi è festa. Noi ricordiamo Roma. Noi oggi noi celebriamo il carattere romano della Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica ha 4 proprietà essenziali, che sono queste, lo sappiamo, non lo diciamo nel credo. Una, Santa Cattolica Apostolica. Stop. 4 sono. Proprietà essenziali, non possono mancare. Una, Santa Cattolica Apostolica. Però guardate che spesso si aggiunge la quinta, che non è essenziale, ma secondo me coi tempi che corrono lo dovrebbe essere. Adesso vi spiego, perché generalmente io mi ricordo in passato quando ero piccolo, anche mio papà, una Santa Cattolica Apostolica è romana, vero? È romana. Perché si dice romana? Perché Roma Caput Mundi è divenuta la sede Spetri, che è il Vicarius Christi. È così ovvio. Quindi un cattolico oggi che si trova in Bangladesh 9 novembre c'è l'obbligo di celebrare la messa di San Giovanni Laterano, come in Australia, come in Africa, in America, dappertutto i cattolici oggi celebrano la festa di questa chiesa che è a Roma, perché Roma è la sede di Pietro. Roma non fa la sua. Roma. Non possiamo vivere senza Roma. Se si spegne Roma, il mondo intero resta al buio. Washington, Casabianca e Cremlino, Mosca, insieme non rendono l'importanza agli occhi del Padre Eterno della nostra venerata Roma. Qualcuno di voi è mai stato picchiato di notte apertamente, non perché lo immagina o se lo costruisce, dal diavolo? No? Come Padre Pio? Piantatela. Vuol dire che non sapete che cosa subiva Padre Pio. Padre Pio veniva di notte preso di forza dal letto, e voi direte: ma che c'entra questo con Roma? Ora ve lo spiego. Padre Pio veniva preso di forza dai demoni, da Satana, e gettato a terra, e poi giù, addosso, a botte, scatenandosi. Padre Pio a volte la mattina lo trovavano a terra che non riusciva a muoversi.
Perché Dio lo permetteva? E perché Satana con Padre Pio si scatenava così e con gli altri milioni di preti no? Ovvio, perché il diavolo sa chi è che gli può dare più fastidio. Il diavolo sa che Padre Pio gli strappava le anime e quindi lo attaccava. Cosa voglio dirvi? Che oggi il diavolo attacca indifferentemente la chiesa di Bologna con Zuppi e di Palermo, con l'orefice. Attacca la chiesa di Napoli con il sempre più inguardabile e scomposto Battaglia, e attacca la chiesa di Milano con Delpini. E attacca. Ma il suo furore, la sua rabbia, il suo progetto finale guarda alla Chiesa di Roma, perché se distrugge quella ha vinto. Ecco perché le profezie dicono che a Roma, come ha detto la Madonna alla Salette, ci sarebbe stata la sede dell'Anticristo. A Roma. Ecco perché Papa Leone XIII vide la Chiesa di Roma, la cupola di San Pietro, che oggi è annerita in una maniera come non si era mai vista prima e nessuno se ne accorge a quanto pare, oppure Dio costringe a tenerla così perché tutti vedano. Tanti dettagli, no? Tanti dettagli ci sono stati in questi anni che Dio permette, e Leone XIII racconta di avere visto la chiesa di San Pietro attaccata da Satana. E ha scritto nella preghiera che noi recitiamo ogni giorno quando finisce la messa, però quella formula breve, lui l'ha scritta più lunga quella preghiera, scosso da quello che aveva visto. E così dice, guardate a un certo punto cosa dice quella preghiera, che Pio XI non si sentì di continuare a farla pregare, la tolse Papa Pio XI, perché effettivamente è forte. Dove, Signore, questo il Papa è, mica uno qualunque, il Papa Leone XIII, Signore, dove era stata posta da te Roma, la cattedra della verità, nemici furiosi hanno posto l'abominio della desolazione. Ecco che cos'è oggi Roma. Roma è divenuta Babilonia, Roma è divenuta Sodoma e Gomorra, Roma che dovrebbe essere la città eterna, imporporata dal sangue dei martiri a partire da Pietro e Paolo, è la sede della menzogna, è la sede di Satana, è la sede dell'errore. Perché? Perché Dio lo permette. Qui ci sono alcuni giovani e poi ci sono i seminaristi. Le prove che devono incontrare loro appena si vestono da pinguini, penso che l'abbiano capito. Infatti chi non lo capisce poi non regge e se ne va. E sarebbe meglio non avere mai iniziato. Perché devi capire, se sei intelligente, che tu, giovane, che ti dai a Dio, devi prepararti uno scontro più diretto con Satana. È inutile che ci giri attorno. Te le studierà tutte per fermarti, squalificarti e farti lo sgambetto. Applicate a Roma. Roma deve essere presa di mira, ma non crollerà in un modo che non possiamo immaginare. Oggi, nella festa della dedicazione della Basilica di San Giovanni Laterano, noi affermiamo che Roma è profanata, che Roma è dissacrata da tanti fatti, e io qui ve ne cito solo 3, per ragioni di tempo. E quindi noi offriamo oggi la comunione in riparazione di quanto accade a Roma. 3 ve ne cito. Episodi profanatori di Roma. Il primo, Pachamama. Chi di noi avrebbe potuto mai pensare quello che non è mai accaduto in 2000 anni di storia cristiana cattolica romana? E perché a Roma? Guardate, l'avessero fatto in qualunque altra parte del mondo, non avrebbe avuto la solennità che ha avuto a Roma. Pachamama. Seconda profanazione, i pasti in chiesa.
Ve le ricordate queste arlecchinate? Vi ricordate i vescovi, quello di Palermo col grembiule, quello di Napoli Sepe con le lasagne al forno, quello di Bologna Zuppi, impazziti? O espositori di un piano massonico satanista di dissacrazione delle chiese? Ma perché in chiesa? Napoli, Bologna, Palermo hanno strutture, la Caritas, i vari organismi pastorali, ci sono un sacco di strutture disponibili. Perché farlo nella cattedrale di Palermo? Perché farlo a Napoli da San Gennaro, con le calze dei musulmani posate sulle acque santiere, le spalle al tabernacolo, le tavolate con i musulmani, gli immigrati seduti dentro le nostre chiese. Lo facessimo noi con le moschee arabe, sarebbe il sangue in tutto il pianeta, giustamente, perché il luogo di culto è sacro. Lo è per gli ebrei, lo è per i musulmani, lo è per i buddisti, e noi a Roma abbiamo permesso cannelloni e lasagne nelle chiese. Che cosa mi invento io oggi? E allora i preti, per emulazione e per simulazione, sono poi passati di lì a poco, a Natale, i preti francescani, i parroci, nei conventi, dentro le chiese, le tombolate. E non è bastato, prima le mangiate, poi le tavolate, scusate, le tombolate, e poi ancora lo show. Il prete clown, il prete che entra a Verona con la canoa, senza parlare dei preti militanti sotto la bandiera progressista bergogliana, che se ti permettevi, in tempi in cui anche noi andavamo nelle messe, a presentarti in ginocchio per prendere la comunione in bocca, tra un po' ti bestemmiava addosso. Disinvolti nell'abito, nell'atteggiamento, senza mettersi in ginocchio, perché Papa Francesco ci ha parlato del cristiano emancipato. Pachamama, i pranzi nelle chiese, le tombolate, le pagliacciate nei luoghi di culto, nei luoghi sacri a Dio. E infine, il mini gay pride, lo scorso 6 settembre. Vedere quest'orda barbarica, peggio di quelle precedenti, avanzare ad ogni costo a Roma. Dobbiamo mostrare di avere vinto. La croce arcobaleno, i gay e le lesbiche che si tengono per mano, per carità lo facciano pure, ma non in chiesa, perché Dio non vuole. Semplicemente quello. Vederli attraversare la Porta Santa, magari alcuni di loro con buona fede, per carità, forse persino la maggior parte, allora è ancora peggio perché sono stati strumentalizzati, laddove gli hanno fatto credere che invece era in loro favore. E i due che si tengono per mano vestiti tutti di nero, è quello che ci ha scritto dietro "Fuck the law", che sapete bene, perché qui è la messa e non lo posso ripetere, che cosa significhi. E il vescovo di Cassano allo Ionio, come si chiama? Savino, affermare che l'unione carnale tra persone dello stesso sesso, attenzione, lo dice lui, vale più del Padre Eterno, con un pizzico di Mosè e una spolverata di Elia. Non è più peccato. E la gente continua nelle parrocchie a far finta di nulla. E noi siamo una setta. Noi non siamo soli. Adesso dico una cosa che non dico sempre, ma vi farà riflettere. Voi sapete che quasi tutto di ciò che noi viviamo, attenti bene, lo vivono anche
quelli che seguono Viganò, Burke e Don Pompei. La domanda è duplice: perché noi non seguiamo loro? Perché non ci accodiamo a Monsignor Viganò? Anche facciamo tutto quello che fanno loro, la messa in latino, le donne col velo, la comunione in bocca, la celebrazione come Dio comanda, no? La tradizione, la fedeltà al depositum fidei. Perché non ce ne andiamo con Viganò? Semplicemente perché questi che ci sembrano simili a noi sono invece più distanti dei bergogliani rispetto a noi. Perché mentre la chiesa falsa di Bergoglio Prevost avanza in avanguardia verso la chiesa arcobaleno-sincretista, la chiesa di Viganò, Pompei e gli altri avanza in direzione retroguardista. Io non vi ci porto dove non c'è la vera chiesa, perché la vera chiesa non sta né in avanti con le spinte progressiste che vanno apertamente contro il Vangelo, ma non sta neanche in una sorta di Spirito Santo che improvvisamente per capriccio ci porta al 1958 azzerando il Concilio Vaticano II, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Avete capito? E infatti, mentre quelli trionfano, i bergogliani prevostiani, ora trionfano anche, guarda un po', i tradizionalisti, il Summorum Pontificum, il cardinale Burke che ha l'autorizzazione a celebrare finalmente la messa tradizionale a San Pietro, con l'articolo del New York Times, pace fatta tra Papa Leone e i tradizionalisti. Come mai li accolgono così? Perché nell'errore sono. Quando riconoscono il falso Papa come Papa, diventano complici di tutto ciò che sta accadendo a Roma. Infatti non sono perseguitati. Hanno avuto qualche scaramuccia, ma non sono perseguitati. Invece noi sì. E di fronte a tutto quello che accade, figlioli cari, oggi che celebriamo la dedicazione della Basilica Lateranense e quindi celebriamo il carattere romano della nostra fede, noi pensiamo bene che Roma sarà liberata. Concludo così perché avrei voluto dirvi tante altre cose, ma il tempo è tiranno. Oggi, 9 novembre, è una data importante e sono certo che quasi nessuno di voi saprà perché. Ve lo dico io. Era il 1989. Era il giorno, 9 novembre 1989, in cui, come si dice, è crollato il muro di Berlino, emblema, simbolo del mondo comunista, dell'impero apparentemente inossidabile del mondo sovietico. Fino all'8 novembre 1989 si poteva ancora pensare che questo impero era perenne, forte, invincibile. Come che è accaduto, come spesso succede nella storia degli uomini, che in uno schiocco di dita, l'indomani, 9 novembre, quello che si pensava impossibile è accaduto. È crollato quel muro che per anni è stato il simbolo del potere sovietico, comunista. E così sarà, figlioli cari, oggi che è la festa della dedicazione alla Basilica del Laterano e memoria del crollo del muro di Berlino, vi dico che questa chiesa falsa, apostata, prostituta, indegna, crollerà. Non chiedetemi quando e non chiedetemi come, ma sappiate per certo che crollerà. E allora mi echeggiano le parole di mamma Natuzza che andavo a trovare, che una volta senza motivo mi domandò, mi guardò fisso negli occhi come solo lei sapeva fare. Vi piace Roma, padre, vero? Non ho mai capito perché mi abbia detto quello. Io ero studente a Roma, io amo Roma, Roma mi è dentro, ma non ho capito lì per lì quella frase, vi piace Roma? Sì. E ho capito che poteva essere una profezia. Sì, ci piace la Roma cattolica, la Roma che rimane fedele alla volontà fondativa di Cristo, la Roma che rispetta la tradizione apostolica, la Roma gloriosa, la Roma di Cristo,
onde Cristo si fece romano, dice Dante. Roma, sarai liberata. Roma, resisti. Roma, il Signore ti libererà e tornerai a splendere gloriosa. Laudetur Jesus Christus.